La storia del Cassero ha molto a che fare con la storia particolarissima della città di Bologna. La città di Bologna è sempre stata un punto di riferimento per persone con background ed esperienze molto diverse. Questo ha creato la ricetta perfetta negli anni '80 per quella che è stata la storica fondazione del Cassero, il primo spazio dichiaratamente gay concesso da un'amministrazione comunale, il Comune di Bologna. Questo ha generato una comunità che ancora oggi esiste. Un esempio appunto è la comunità di Genderbender, che esiste da 20 anni. Genderbender abbia dimostrato che è possibile organizzare un festival, farlo durare nel tempo, costruire dei network anche a partire dal rapporto con le istituzioni culturali della città e quindi mettere insieme quelle che sono le istituzioni con anche il fermento creativo e la scena culturale. E che la danza è oggettivamente uno dei linguaggi più potenti che oggi abbiamo sulla scena contemporanea. E secondo me è disegnare i processi e i servizi, costruirli insieme, ci dà l'opportunità di avere direttamente nella costruzione lo sguardo di chi fa attivismo in città, di chi contrasta direttamente alcune discriminazioni, magari proprio anche sulla propria pelle. Allora, tanto più una politica è innovativa, tanto più ha bisogno di partecipazione nella sua costruzione, perché questo ti permette di crearla direttamente più ricca e allo stesso tempo di fare in modo che la cittadinanza sia non solo pronta a accettarla e che non faccia opposizione a quella politica, ma anzi controlli l'amministrazione e pretenda dall'amministrazione che quella politica venga attuata. Genderbender e poi Performing Arts sono l'esito di questo lungo percorso. In questa raffinatezza di rapporti c'è anche il fatto che nel frattempo anche le relazioni con le istituzioni sono diventate solide, sofisticate, di reciproca comprensione. Un programma del Genderbender non è che noi possiamo avere confidenza con tutte le cose, soprattutto le più innovative, quindi dove non arriva l'intelligenza deve anche arrivare la fiducia che si costruisce però nel tempo, no? Meditavo proprio stamattina che ci vorrebbe un Genderbender mondiale, cioè ci vorrebbe una nuova politica europea per cui quello che abbiamo sperimentato con successo e felicemente a livello europeo si possa cominciare a pensare nella chiave di dialoghi e di rapporti più vasti, anche più impegnativi. For us it's really important that, partly also because of this project, that we started a whole new conversation with the local city council. The councillor for the arts was interested especially in this project and said, is there a possibility to start a discussion or maybe conversation with you, with artists here in Tilburg? We had exchanges with the community in Den Bosch. They really got to know each other and they're connecting amongst themselves. We invited also, once we invited in the studio policymakers and people from funding organizations. And we said, okay, we're not going to talk about this project, but you're going to take off your shoes, you're going to be on the floor with them and you're going to experience what it is to be participating in a project like this. This project is basically the next step in how we want to work, I think, because we came very much aware of our position in our city as a festival, but also there was during the pandemic that we felt we should do something for our city, for our inhabitants. Yeah, instead of selling a product to an audience, you are really inviting them to either own a performance, to be co-responsible for inviting audiences, or to even take part in the process, in the artistic process, by answering questions or by participating in different ways. And because this process is now in the making, where they really work together in a non-hierarchical way, in which everyone has their own role, we can really try to build a strong collaboration. And I think the excitement of this process is really what's going on now.